io sono Ricky Alex, sono uno studente della quarta Bitecnica, studio qui a Rivista Ferrari. Come potete vedere illustrato qua c'è un sistema di ABS a 4 canali, l'ABS è un impianto frenante assistito e con tutti quei sensori noi possiamo simulare tramite un'entrata per il computer tutto l'impianto frenante. Come possiamo vedere qui c'è la centralina che raccoglie i segnali da vari sensori come quello della velocità della ruota e della pressione dei freni che va da 0 a 60 bar e con questi sensori possiamo azionare le varie valvole idrauliche e ci sono vari sensori per la velocità delle ruote che si possono accendere o spegnere a seconda di quello che si vuole. Con questa chiave si mette in moto la simulazione tramite anche un sensore e si può accendere anche la centralina del pannello. Sono Thomas Ruini, frequento la quarta PT dell'Istituto Rivista Ferrari. Qua in questo pannello possiamo simulare l'ABS. Qua ad esempio possiamo simulare un basso livello di carica della batteria. Qua invece possiamo simulare una perdita di liquido del sistema ABS. Qua possiamo eseguire un'autodiagnosi dell'ABS tramite dei sistemi esterni. Qua possiamo misurare il livello del liquido dei freni presente in questa simulazione. Il motore a 4 tempi classico. Abbiamo un'introduzione del carburante tramite la valvola farfalla nel collettore di aspirazione che lo invia direttamente alla valvola di aspirazione che appena si apre introduce il carburante all'interno della camera di scoppio. Qua il pistone tramite i giri dell'albero salirà e raggiungerà il punto molto superiore dove avrà una compressione di scoppio. Dopo l'avvenimento della compressione avverrà uno scoppio che manderà giù il pistone e dopodiché la valvola di scarico si aprirà e tutti i gas usciranno fuori dallo scarico passando tra il catalizzatore ma anche andando nell'EGR, così raffreddando l'aria e diminuendo la temperatura di scoppio. Ovviamente, visto che siamo in era moderna, la macchina è controllata dalla centralina elettronica che comanda i vari sensori. Partendo dall'inizio abbiamo il sensore della massa dell'aria che rileva la quantità d'aria necessaria per mantenere il rapporto stoichiometrico ottimale. Poi c'è anche la temperatura, il sensore della temperatura dell'aria che controlla che non sia né troppo fredda né troppo calda. Poi andando avanti nel motore abbiamo l'elettroiniettore che è comandato sempre dalla centralina e ha anche un tubo che parte dalla pompa dal serbatoio che va verso l'elettroiniettore che è sempre comandato dalla centralina che comanda i tempi di iniezione. Poi seguendo il percorso arriviamo alle due sonde lambda, una a monte e una a valle, che controllano la temperatura del gas di scarico e se c'è qualcosa che non va la centralina poi va a regolare tutti gli altri sensori per sistemare.
Andrea Medina, faccio la terza di professionale, oggi parlo dei sensori, che qua possiamo notare bene i sensori della pressione del turbo, temperatura carburante, sensore della massa dell'aria e tanti altri vari sensori. Sono Manuel Bartucca, faccio la quarta T dell'Istituto Tecnico Ipsia Ferrari e parliamo della centralina. Cosa fa la centralina? La centralina dà comandi a tutti i sensori e in più può modificare tutti i vari parametri del motore. I am Miro Rafuna, I am from Kosovo, I study in Ipsia a Ferrari in Maranello, I do Technica in school. Our school teach us about ACU, which my colleagues talk about sensors, and the most important thing which bring fuel into the engine is the injectors. We have a lot of type of injectors, starting from direct injector, starting import injector, and we have single port injector with multi-point injector. And in our school, we learn about how to use the injector, what is the injector, and what we're gonna do in injector in future. Our school takes our imagination, our innovation technology to go further in future.